Montiamo insieme le scatole di Small Soldiers. Hai bisogno di colla cianoacrilica, forbici, scotch e Scottex per pulire. Togli gli animali domestici di torno. Ora piega il cartone per fare una prova. Ci saranno già delle linee di cordonatura. Elimina eventuali residui. Prendi confidenza con il cartone e piegalo. Ora fai una prova senza mettere ancora la colla. Mettilo a filo. Deve essere a filo sia il lato che lo spigolo. Fai lo stesso procedimento anche sopra. Determinante fare questa prova perché non potrai farla dopo quando ci sarà la colla, perché avrai poco movimento prima che la colla asciughi. Se sporgi un pochino non fa niente, ok. Adesso prendiamo la nostra colla, gel mi raccomando, così non facciamo pasticci. Eliminiamo eventuali residui di cartone e andiamo ad applicare la colla in questo modo. Facciamo un quadrato e una X. Poi applichiamola sui bordi, non troppo vicino, diciamo, al lato che si vede, altrimenti la colla potrebbe uscire. Sull'ultimo lato non metteremo la colla. Ora, stando attenti a non mettere le dita sulla colla, andiamo a fare quello che abbiamo fatto prima, ma con la colla. Mi raccomando, il piano di lavoro ho usato un cartone, quindi andiamo a ricreare la forma, ci aiutiamo con la guida, con la letta di sinistra, andiamo a schiacciare con la mano destra e con la mano sinistra. Ok, facciamo una leggera pressione e adesso, grazie all'alettone che si muove, possiamo mettere una mano sotto e spingere, così incolliamo anche da sotto, diamo una pressione da sotto. Prendiamo un pezzo di scotch per rafforzare il tutto, lo applicheremo sulla linguetta principale. Attenzione a non mettere le dita lì dove c'è la colla, perché altrimenti, anche se sembra che non c'è sulle dita, potrebbe danneggiare, quindi controllare sempre che le dita siano pulite. Apriamo l'alettone e mettiamo la colla sotto, sempre, diciamo, nel lato non verso la grafica. Facciamo il nostro solito quadrato con una X e, come prima, andiamo a regolare la corretta piegatura e ad incollare con una pressione. Quando ci sembra tutto in ordine, teniamo per un po'. I tempi io ho tagliato per motivi di minutaggio, però i tempi devono essere almeno 20 secondi buoni, dovete premere. Anche qui, sempre da sotto l'alettone, andremo a spingere le alette inferiori e rinforziamo con lo scotch. Qui io ho messo la colla sotto a questa aletta, sopra non l'ho messa, volendo si può anche non mettere del tutto, perché comunque la letta si incastra lo stesso,
Anzi, consiglio di non incollarla in realtà, perché basta metterla giù, la letta rimane incastrata e non si muove. Però in questo caso l'ho messa sotto, perché vedete poi potrebbe lasciare dei residui di colla, poi possono essere fastidiosi se sono ancora freschi. Mi raccomando, spingere bene, deve essere a filo, a 90 gradi. Ora passiamo all'altro lato, che è molto più semplice. Facciamo il solito quadrato sull'alettone, prima sotto. Andiamo a filo. Mi raccomando sempre anche qui, non mettere la colla troppo vicino lo spigolo, ma più internamente. E andiamo a premere per i nostri... regoliamo. Per i nostri 20 secondi. Andiamo a premere. Anche meno, 10-15 secondi. Mettiamola anche sopra, allo stesso modo, e andiamo a premere. Non stringete troppo in questo caso, cioè rimanete sempre a filo, né troppo largo né troppo stretto. Ora mettiamo lo scotch questa volta solo sotto, perché altrimenti sopra si vedrebbe. Ok. E la scatola è finita, il pezzo principale. Ora passiamo allo sfondo. Il sfondo è molto semplice, bisogna piegare, facendo un po' d'attenzione perché la linea di coordinatura in questo caso è al contrario, quindi facciamo un po' di pressione. Diamogli un po' la forma senza piegare troppo e lo andiamo ad applicare. La parte inferiore si riconosce perché, diciamo, è meno pulita di quella superiore. Fare questa operazione quando la colla è già asciutta, la colla che abbiamo messo sul resto della scatola, altrimenti c'è il rischio si possa attaccare. Ora la base, la pedana. Andiamo a piegare tutte le alette e facciamo una prova di come dovrebbe venire. Ecco. Andremo a incollare per prima cosa il lato corto, questo con la linguetta. Quindi andiamo a posizionare la nostra colla sulla linguetta del lato corto. Non esagerate con la colla perché potrebbe strabordare e appiccicarvi le mani. Chiudere sempre bene la colla. Quindi andiamo a posizionare, stando attenti che le alette, quelle destre, siano all'interno. E andiamo a tenere per i nostri 20 secondi, facendo attenzione a non mettere sempre le dita, i pollici, sulla colla. Ecco qui. Applichiamo la pressione. Ora, qui non mi ha fatto il video per sbaglio, ma ho incollato anche la letta posteriore, che è la stessa cosa, si mette la colla sulla linguetta e si piega all'interno. E si mette anche su quelle due alettine a destra, che le schiacceremo con una penna, infiliamo una penna da davanti e faremo sì che aderiscano meglio alla parte. Ora la parte davanti si mette sempre la colla su quella fascia, quindi si ripiega, stando attenti a non mettere le mani sulla colla, lasciate sempre degli spazi, ecco io per esempio qui l'ho messa sulla colla, si fa pressione, la colla l'ho messa anche sulle alette della pedana laterali e adesso infatti vado
appiggiare anche quelle. L'ho messa quasi su tutte le parti tranne le estremità e adesso vedremo il perché. Qui andiamo a fare pressione, teniamola per i nostri 15 secondi. Vedete, quello è un problema di dito e colla che ha tolto un po' di colore. Per fortuna il danno è minimo, quindi mani sempre, attenzione a tenerle pulite perché è subdola questa colla. Ok, andiamo a porre la pedana e vediamo cosa fare con le alette. Qui facciamo una pressione per metterla giù. Ora, le alette potrebbero non essere precisissime, per quanto io nel progettare l'ho fatte precise, però magari ballano sempre quei 2 mm. Infatti quella a sinistra è leggermente più lunga, invece quella a destra è a posto. Semplicemente prendiamo le forbici e tagliamo una striscetta. Non esagerate, fate sempre meno, magari poi ritaglierete, però altrimenti si vedrà il bianco se tagliate troppo. Ok, ora applichiamo la colla sulle alette che ci mancavano, mi raccomando solo sulla parte bassa. Ok, facciamo la nostra pressione di 10 secondi, 15. Facciamo asciugare, altrimenti la colla si incollerà al resto della scatola, quindi quando è ben asciutto possiamo metterla. E la nostra scatola è finita, ma non del tutto, rimane la plastica. Ora, dalla parte dove sentite il rilievo, il taglio, andiamo a piegare, non il contrario, cioè dalla parte contraria dobbiamo piegare. Ora qui bisogna fare molta attenzione, con le mani pulite, quindi lavatevele prima di toccarle, altrimenti restano tutte dite. Bisogna piegare con forza ma delicatezza allo stesso tempo. Aiutatevi con 3 dita a metterle dentro ed aiutare la piega. Non fate troppo forte, altrimenti potrebbe spezzarsi. Ci vuole il tempo che ci vuole. Se vedete che è troppo duro, andateci sempre con più delicatezza, perché ci mette un attimo a spezzarsi se fatto. E non piegatelo fino alla fine, chiaramente, perché dovrà avere la sua forma. Quindi la piegatura non è a 90 gradi. Piegate tutte le linee. Utilizzate il tester per fare una prima prova. Ecco qua, così quest'angolo è sufficiente. Ora, allo stesso modo, piegate le linguette, qui servirà un pochino più di forza, però potete andare anche un po' più decisi perché sono meno soggette a spaccamento. Pieghiamo tutte e 4 le linguette e soprattutto il coperchio. Qui invece un po' di delicatezza serve ancora. Vedete, faccio più passaggi finché trovo la piega giusta. Questo va a 90 gradi. Ora ho piegato già il resto e il tappo, diciamo, va sotto le linguette. Già così in qualche modo è fissato, ma noi metteremo dello scotch trasparente agli angoli.
pieghiamo un altro po', se è bombato lo pieghiamo un altro po' finché non diventa dritto. Ecco qui, mettiamo agli angoli un pezzetto di scotch che non si vedrà da sopra, e lo facciamo passare anche un po' sotto, in modo da tenere unito il vetro. Mi raccomando, fate questa operazione su una superficie pulita, liscia, in modo tale che il vetro non rischi di rigarsi. Anche dall'altro lato. Il gatto intanto è riuscito ad entrare. Adesso mettete un peso dietro la scatola anche quando metterete il pupazzo, perché vi serviranno 2 mani. Quindi infilate gli spigoli inferiori del vetro, diciamo quasi a metà altezza, e andate quindi a scendere. Fate una pressione negli spigoli alti per farlo entrare bene. Chiaramente il vetro dovrà andare tra lo sfondo e la scatola, si dovrà incastrare lì. Quindi fate una pressione se non entra. Se fa troppa resistenza sopra, vuol dire che si è incastrato qualcosa, non spingete troppo, ma magari ritirate fuori e riprovate. Una volta schiacciato tutto con 2 mani, la scatola è pronta per ospitare il vostro pupazzo.